Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo unboxing di Uramariki Professione Nerd. Anche oggi unboxing dedicato a Dragon Ball. Questa volta analizzeremo l'action figure di Videl. È un personaggio abbastanza marginale e secondario, è più che altro conosciuta per essere la figlia di Mr. Satan, moglie di Gohan e madre di Pan, più che per aver essa stessa compiuto gesta memorabili nel corso delle varie stagioni. Abbiamo conosciuto per la prima volta questo personaggio in Dragon Ball Z all'inizio della saga di Majin Buu e si è dimostrata fin da subito un maschiaccio. Ha dato parecchio filo da torcere al Gohan adolescente, ma alla fine i due si sono innamorati e Videl è riuscita a tirar fuori un lato di sé molto più dolce rispetto a quello che aveva mostrato in precedenza. Visto che si tratta, come abbiamo detto, di un personaggio non importantissimo in Dragon Ball, vi starete chiedendo come mai ho acquistato una sua riproduzione. Beh, il motivo è presto detto. Come sapete, io scelgo di collezionare il maggior numero possibile di personaggi, anziché avere tantissime riproduzioni dello stesso personaggio. Per questo motivo, anche quando si tratta di protagonisti che magari non hanno lasciato il segno nell'opera da cui provengono, se le riproduzioni sono fatte bene, come in questo caso, e tra poco l'andremo ad analizzare, io non me le lascio scappare. Questa è la box e si tratta della Glitter & Glamours, Bandai Spirits e Banpresto. Ho acquistato questa riproduzione alla Fiera Comics Games & Co di Pordenone presso lo stand di David Store Cesena. Ma senza ulteriori indugi andiamo subito a fare l'unboxing e ci rivediamo poi al termine per i saluti finali. A tra poco! Diamo una rapida occhiata ai lati che compongono la scatola, iniziando dal fronte dove possiamo trovare il logo Bandai e il logo Banpresto, il logo di Dragon Ball Z, il nome della linea Glitter & Glamours, un'anteprima di come apparirà il personaggio e il bollino con il prezzo. Questo è uno dei due lati. Sul retro troveremo, come da tradizione, le due versioni che compongono la linea, quindi la versione A con i colori ufficiali che abbiamo visto nell'anime e la versione B che è una variante, ma per fortuna non stiamo parlando né della Omicron né della Delta. Scherzi a parte, la variante B sarà differente soltanto per la colorazione degli stivaletti che, anziché essere verde acido, saranno ocra, e per gli elastici dei capelli che, anziché essere dorati, saranno argentati. Nell'ultimo lato troveremo un'anteprima del personaggio visto a 360 gradi. Questo è il lato superiore della box, dove troveremo lo sticker dorato della Toei Animation, che ormai è diventato quasi una rarità, infatti non si vede quasi più applicato sulle scatole. E questo è il fondo della scatola. Iniziamo subito con lo spacchettamento. In questo caso possiamo vedere che il personaggio apparirà diviso in 4 pezzi: la parte superiore del corpo, le gambe, il braccio sinistro e una basetta di supporto. Procediamo con il montaggio. E questo è l'aspetto che avrà il personaggio una volta assemblato. Possiamo vedere fin da subito che è stato scolpito molto bene. L'espressione che le è stata data è proprio quella tipica di Videl nelle sue prime apparizioni, quindi un po' imbronciata e bellicosa. Diamo un'occhiata anche agli altri lati per poterla apprezzare in tutta la sua bellezza. Adesso guardiamola un po' più da vicino per poterne apprezzare meglio i dettagli. Il viso è stato realizzato benissimo e mi piace molto anche come sono stati scolpiti i capelli, con questo effetto in movimento. La colorazione data agli indumenti è abbastanza basic, non ci sono particolari effetti di chiaroscuro, ma non ci sono nemmeno difetti o imprecisioni nella stesura. Gli stivaletti sono stati realizzati molto bene, sia in termini di colorazione che in termini di scultura, invece la basetta purtroppo, come accade spesso, è il punto debole di questa riproduzione. Misuriamo l'altezza con il mio nuovo righello.
ecco, possiamo vedere che il personaggio è alto circa 24 cm, quindi un'ottima altezza per questa Videl Glitter and Glamours. Per avere un'idea più precisa sulle sue dimensioni, la vediamo ora confrontata con un altro paio di action figures che abbiamo già analizzato nelle precedenti recensioni. Iniziando dal Goku Super Saiyan God della linea Maximatic, notiamo subito che le due riproduzioni non appartengono alla stessa scala. Videl risulta infatti molto più alta rispetto a Goku, pur considerando che Goku è piegato sulle ginocchia, ma nella realtà dovrebbe apparire molto più alto rispetto a Videl. Questo è invece il Trunks della linea Solid Edge Works, che come sapete ha problemi di stabilità, per questo motivo devo tenerlo con la mano, altrimenti succede questo. Esatto. E possiamo notare che anche in questo caso Videl appare notevolmente più alta rispetto a Trunks, mentre nella realtà dovrebbe essere il contrario. Per questo motivo possiamo sostenere che la linea Glitter and Glamours rappresenta i personaggi su scale più grandi rispetto ad altre linee. È finalmente arrivato il momento delle valutazioni. All'espressività darò un 8, mi è piaciuto come è stato reso questo lato sbarazzino di Videl. Alla colorazione darò 8, non ci sono particolari effetti di chiaroscuro che danno maggiore tridimensionalità al personaggio come abbiamo visto in altre recensioni, tuttavia il colore è stato steso in modo uniforme e non ci sono difetti visibili. Alla base di appoggio darò un 5, non mi è piaciuta, purtroppo sapete il problema che io ho con questa tipologia di basette, non è comunque la peggiore tra quelle che abbiamo visto finora, almeno è bianca e non è gialla come ad esempio quella della Glitter and Glamours di Super Sailor Moon, però trovo comunque che questa tipologia di supporti vadano a inficiare sulla bellezza della riproduzione. Alla posa darò invece 7, mi è piaciuta e contribuisce alla bellezza del personaggio. Infine al rapporto qualità-prezzo darò un 8, come avete visto ho pagato questa action figures 35 euro e mi sembra più che onesto per un pezzo realizzato così bene e di queste dimensioni. La media farebbe quindi 7,2 che arrotondiamo per difetto a 7, un'ottima valutazione per questa Videl che avrebbe sicuramente potuto portarsi a casa un voto più alto se non fosse stato per quella basetta improponibile. E bentornati! Se vi è piaciuto anche questo nuovo unboxing vi chiedo, come faccio sempre, di mettere un pollice in su, di iscrivervi al canale e attivare la campanella rimanendo aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò, di condividere il video sui vostri canali social. Se già non lo fate vi chiedo inoltre di iniziare a seguirmi sulle mie pagine di Instagram e Facebook, dove mi potete trovare sempre cercando Uramariki Professione Nerd. Se vi va inoltre mi farebbe piacere lasciate un commento sotto il video per dubbi, consigli o perplessità. Io li leggo e rispondo sempre a tutti perché mi piace mantenere attivo il contatto con voi che mi date supporto attraverso i vostri apprezzamenti e consigli, ma anche le critiche, se costruttive, sono importanti per potersi migliorare. Detto questo, vi ringrazio e ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi!